Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi tenterò la riparazione di questa fonovaligia stereo della Lesa che mi hanno dato e che non funziona un canale e ha fatto anche il fumo e c'è stato anche un tentativo di riparazione. L'apparecchio, se riesco ad avvicinarmi, vediamo, l'apparecchio è molto carino, c'ha gli altoparlanti staccabili e ora la apriamo e vediamo un attimino come è messa dentro. Se poi la riparazione darà i suoi frutti, sistemeremo anche questo mobile, gli daremo un po' di pulizia, perché sarebbe carina come apparecchio. È un classico apparecchio con due valvole, perché è stereo. Le valvole sono delle PCL 86, come si vede hanno già provato a staccare dei condensatori. C'è un condensatore qua che è tutto sbollato, sicché ora metteremo mano al saldatore, inizieremo a cambiare quello che si vede che è guasto e poi mano a mano si va avanti. Intanto la prima cosa che facciamo è cercare di togliere le valvole, perché è bene metterle in sicurezza, perché se si rompono queste è difficile trovarle e di solito ora le valvole le fanno pagare, diciamo, a caro prezzo. Probabilmente è un problema di componenti dell'amplificatore, perché il motorino gira, riproduce diciamo bene da un canale e dall'altro mi hanno detto che funziona malissimo. Inoltre faceva fumo e ora, se riesco ad avvicinarmi, quello che probabilmente faceva fumo è questo condensatore qua, che come vedete è veramente ridotto in maniera oscena. È un condensatore, sta colando la cera praticamente, è tremendo. E sicché vedremo quello che si può fare. Ora prende il saldatore e si comincia a smontare dei pezzi. Ne iniziamo a cambiare uno alla volta. Mi dispiace che non si vede molto bene e poi eventualmente ne tolgo un paio e poi la cera della Ducati da 10.000 picofarad, e sono condensatori che daranno sicuramente dei problemi in futuro, pertanto è meglio cambiarli subito, anche se io non sono un patito della sostituzione dei condensatori per forza, però è meglio cambiarli prima che dino dei problemi magari dopo la riparazione, se no poi magari funziona un paio di mesi e poi non funziona più un'altra volta. Li lasciamo leggermente staccati dal circuito stampato, perché è un'operazione che, quando si lavora specialmente con le valvole o con roba così, è indispensabile che non stiano troppo appoggiati al circuito stampato. Poi questi componenti magari li proviamo con il prova condensatori, vediamo quello che salta fuori. Allora, l'altro era questo. Ora vediamo se sposto la telecamera e la metto dal lato saldature un attimino,
per farvi vedere anche la parte della saldatura. Ecco, ora ne togliamo un altro condensatore. Qui non serve nemmeno la stazione dissaldante. Anche questo qui, sempre un condensatore a cera. Vediamo se riesco a inquadrarlo. E lo cambiamo prima che poi perda. Usiamo un saldatore vintage proprio adatto alla fonovaligia. Anche questo è identico all'altro sempre celeste che abbiamo provato prima. E poi non resta che cambiare questo qua, che è completamente disintegrato. Questo qua ve lo faccio sempre vedere. Condensatore da 100.000, 630 volts, completamente spaccato. È quello che probabilmente, anzi senza probabilmente, è quello da cui avevano visto che l'apparecchio fumava. Ce ne mettiamo un altro di condensatore un pochino più performante, sempre 630 volts. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ci mettiamo questo. Allora, i componenti li ho smontati e ora questi condensatori qua li testiamo intanto con un prova ESR e poi le testiamo anche sia con il ponte di misura e poi le proviamo con un prova condensatori per vedere se ci sono delle perdite. Allora, si vede, sì? Allora, questo qua c'è un po', diciamo, di ESR. Questo qui rosso, vediamo se l'altro rosso dà lo stesso ESR e dà effettivamente lo stesso ESR anche quello, però potrebbe essere normale perché sono condensatori di capacità abbastanza piccola e un po' di ESR magari lo danno. Questo segna 30, questo azzurro 30 ohm. Quest'altro azzurro lo stesso sui 30 ohms, che ci sta anche, andrebbe comparato con un altro transistor nuovo, però ci sta che sia anche normale la cosa. Guardiamo gli elettrolitici, dovrebbe arrivare a fondo scala se andassero bene. Questi qui rientrano nei range di quasi 3 ohm per un condensatore da 47 microfarad, mi pare che sia. Può andare bene. Diciamo che quelli moderni le SR l'hanno più basso. Comunque li ho cambiati. Infatti questo segna uguale anche questo qui. Poi c'è il famoso condensatore scoppiato,
che non dovrebbe segnare niente perché è da 100.000 praticamente, non dovrebbe segnare quasi niente e segna parecchio. Guarderemo anche la perdita dopo. L'elettrolitico, questo lì è un elettrolitico che praticamente dovrebbe segnare poco o nulla come SR. Questa parte segna 30 ohm, sicché poverino è andato. L'altra è un condensatore doppio, l'altra parte, come vedete, va quasi a fondo scala come gli altri, che diciamo una parte di questo condensatore teoricamente è buona perché è vecchio, poi va cambiata lo stesso perché scoppia, è ridotto male, ve lo faccio vedere da vicino, e una parte è andata di questo qui. Ve lo faccio vedere se mi riesce a inquadrarlo da vicino. Ci mettiamo la mano dietro che di solito, come vedete, qui ha perso liquido e anche il tappo è tutto rovinato, crepato. Poverino, ha fatto il suo tempo. Ora ci spostiamo e le proviamo con il ponte di misura. Ora facciamo il test con il ponte, praticamente. Cominciamo con questo qui da 37 nanofarad, sicché praticamente più o meno va bene, per via della tolleranza dovrebbe essere 33 nanofarad. Questo, vediamo se riuscite a leggerlo, anche questo qui 35 rientra nella tolleranza, sono sempre condensatori di quelle a cera, vecchissimi. 11 nanofarad e dovrebbe essere 10, sicché va bene anche questo. Questo 9,9, sicché anche questo si può dire che va bene. Misuriamo i condensatori elettrolitici, che dovrebbero essere da 50 microfarad circa, e mettiamoli con il puntale per il verso giusto. Questo segna 76 microfarad, sicché diciamo l'elettrolitico un pochino si è asciutto, si è asciugato, e un SR di 2,3 che potrebbero esserci meno, poi si fa la prova con uno da 50 microfarad nuovo. Questo qui sempre quasi come un SR di 3,7, 4, però segna 66 microfarad, e questo qui poverino è andato, lo proviamo, e segna 73 nanofarad, dovrebbe essere 100.000, cioè 100 nanofarad, e segna un SR di 90. Questo condensatore, che è da 32 più 32 microfarad, che è quello incriminato di prima, che aveva l'ESR alto da una parte e dall'altra no, da una parte segna 26 microfarad, sicché è andato anche lui, anche dalla parte diciamo più buona, e dall'altra addirittura segna 900 nanofarad, sicché questo condensatore è proprio andato. Prendo due condensatori equivalenti e si vede la differenza. Sono di nuovo qui. Allora facciamo la prova con dei condensatori nuovi e quelli vecchi di pari capacità, anche se quelli nuovi sono più piccoli. Allora questo qui è da 100.000 picofarad, che è quello tutto scoppiato. Se lo andiamo a misurare ci dà 73 nanofarad con un SR di 90 ohm praticamente. Un condensatore analogo più moderno da 400 volts, sempre 100.000, ci dà 98 nanofarad, che rientra nella tolleranza, ma con SR di 7, non di 30.
Lo stesso l'elettrolitico. Elettrolitico, anche la parte buona ci dà, eccoci qua, allora la parte buona ci dà 2 ohm come ESR, la parte quella diciamo cattiva ci dà addirittura 122 ohm, mentre un condensatore nuovo o più moderno, perché è un po' che è nel cassetto, ci dà sempre invece che 47, 43 microfarad, ma con un SR sotto l'ohm, 0,68 ohm, e questo ovviamente funziona. Ecco la differenza della roba che abbiamo cambiato, che era andata completamente fuori specifica. Ecco qua, facciamo un po' ora la prova, facciamo, già che ci siamo, una prova di isolamento dei condensatori. Ora questo qui è un condensatore che dovrebbe reggere 400 volts e con 400 volts dovremmo avere al massimo la scala su 1 mA e quest'ago non si dovrebbe muovere. Ora la corrente l'abbiamo limitata a 10 mA per evitare che magari sbatta a fondo scala, però già con una corrente inferiore al suo valore massimo, vediamo che è già oltre 10 mA, che questo condensatore è in perdita. Ovviamente se continuava a stare in circuito alla fine scoppiava. Vediamo un attimino un condensatore sano dello stesso valore. Questo qui però è 100 volts, sicché massimo lo porteremo fino a 100 volts, 100 microfarad, 47 volts, 100 volts volevo dire 47 microfarad. Se noi lo accendiamo si carica un attimo, arriviamo vicini a 100 volts senza eccedere, abbiamo ecceduto, diciamo intorno a 100 volts. Se andiamo a vedere la perdita è minima, è 1 mA fondo scala, sicché sono 0,5 mA, quell'altro si comportava ben diversamente e sta calando ancora, perché andrebbero tenuti in prova almeno 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, quello che sia, insomma, per far sì che la corrente cali. Deve rimanere un condensatore ideale, dovrebbe essere senza perdita, la lancetta dovrebbe rimanere sullo zero, ma qui siamo nei valori più che buoni e che fanno, diciamo, capo al datasheet del condensatore stesso. Allora, poi proviamo questo bel tomo che dovrebbe reggere 630 volts e ci stiamo attenti ovviamente, perché se no c'è il rischio che ci salta in faccia. Se andiamo su con come ci avviciniamo alla sua corrente, come vedete segna già 10 mA, non dovrebbe segnare niente. Se io vado qui va in fondo scala, non dovrebbe segnare praticamente assolutamente niente. Come vedete su 10 va a fondo scala e non va bene assolutamente. Un condensatore analogo, che però questo regge fino a 400 volts, ma comunque alla tensione massima non cambia niente, il risultato che deve dare è la lancetta ferma quasi sullo zero. Come vediamo, questo condensatore qui che arriva fino a 400, noi siamo a 393 volts e lui, bello bello, praticamente non c'è assolutamente nessuna perdita. Così devono essere i condensatori che funzionano.
Così abbiamo visto anche quella. Poi non ci resta, eventualmente, se abbiamo tempo, proviamo anche le valvole. Allora, ora proviamo le valvole. Sono due valvole, sono due ECL86 che sono, è una valvola doppia, praticamente ha una sezione triodo e una sezione pentodo. La proviamo con questo prova valvole della scuola radioelettrica che ho montato quando avevo 13 o 14 anni, sicché negli anni 70 praticamente. Comunque è sempre funzionante e diciamo, il suo uso lo fa. Ora accendiamo, la valvola deve scaldarsi. Se vedete sul tester accanto, sullo strumento accanto, c'è una linea rossa che dice che non va bene, che è da buttare, una linea con punto interrogativo che così è così, e poi c'è una linea verde. Se va, diciamo, sul verde vuol dire che la valvola è buona. In questo caso la valvola è buona, ci dà un'emissione sufficiente al suo funzionamento. Ora proviamo anche l'altra, sempre per la sezione triodo. E poi sposteremo il selettore del provavalvole e la proveremo per la sezione pentodo. Vediamo se trovo il buco, che sono al buio, se no ci sono un sacco di riflessi. Accendiamo anche questa e aspettiamo il responso. Sale, 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 anche questa dà più o meno gli stessi parametri dell'altra, che anche questa qui possiamo affermare che anche questa valvola, sempre per la sezione triodo, sta funzionando. Ora spostiamo i commutatori per fare la sezione pentodo. Allora, per fare la sezione pentodo, sempre CL86, abbiate un attimino di pazienza. Questo qui, e poi il Jennifer, che sono CC, A, CA, C, D, A, e il resto dei tre su C. Se non ho fatto una grossa confusione, accendendola, anche questo dovrebbe misurare, o al limite scoppia tutto. Vediamo che succede, se anche questa sezione è valida. La valvola scalda, ora non so se si vede, il filamento sta iniziando a diventare rosso. Comincia a salire. E anche questa se ne va sul verde, sicché diciamo anche la sezione pentodo di questa valvola è funzionante. Ora la spengo, proviamo l'altra e poi siamo pronti. E anche le valvole probabilmente funzionano. Poi la rimontiamo e la proviamo. Vediamo, vi faccio vedere quello che ci ho fatto. Rimontiamo, dopo la fonovaligia, la puliamo e è un bel apparecchino. Questa è una fonovaligia che aveva addirittura la serie Topazio, davano anche i gambi per poterla mettere non su un tavolino, ma addirittura per conto suo, stava per terra per conto suo tramite 4 gambi. Questa qui forse è un pochino più esaurita dell'altra, però è sempre nel verde, sicché la sua funzione la fa comunque. Diciamo che è un pochino più consumata. Comunque anche le valvole, diciamo, sono buone e non serve cambiarle. Ora spengo e poi proseguiremo col video.
fonovaligia è stata riparata, i componenti sono stati rimontati, le valvole lo stesso sono state rimontate, condensatori sostituiti, quelli che era necessario, cioè quasi tutti tranne che un condensatore elettrolitico, quello di filtro che è stato misurato, che era comunque a posto. Saldature sono state controllate e rifatte quello che era necessario. Passiamo al montaggio. Ecco qui la nostra fonovaligia praticamente terminata, che si presenta molto bene, direi, considerando che è un apparecchio che è stato costruito dagli anni 50 agli anni 60. Ora si sente come suona. Vi ringrazio per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che così il canale magari cresce. Grazie a tutti, state bene e alla prossima!